Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. L'Italia è famosa per le sue grandi città, come Roma, Firenze e Venezia, ma c'è un altro lato di questo paese che merita di essere scoperto: i borghi. E oggi vi porteremo in un viaggio straordinario attraverso alcuni dei borghi più belli. Questi piccoli gioielli, spesso nascosti tra colline e montagne, racchiudono il cuore e l'anima di questo paese. Nonostante siano piccoli centri abitati, sono ricchi di storia e tradizione, ed offrono un'esperienza autentica e indimenticabile. Prima di iniziare il nostro viaggio assieme, iscrivetevi al nostro canale, per rimanere aggiornati sui prossimi viaggi che abbiamo in programma, e commentate con le vostre opinioni e consigli per aiutarci a migliorare. Il vostro aiuto è sempre apprezzato. E ora, preparatevi a partire. Il borgo sorge su un piccolo colle che domina la Valle del Paradiso, circondato da uliveti e vigneti, resi fertili dal fiume che lo attraversa. Le sue strade serpeggiano tra antiche vie medievali e opere barocche, che creano un affascinante labirinto di salite e discese. L'atmosfera è arricchita dalla presenza di suggestive maschere, scolpite in pietra arenaria e collocate nei balconi delle abitazioni. Queste ultime, sparse per la città, presenti anche sui portoni delle chiese, aggiungono un tocco di mistero e fascino al panorama. Naro è un borgo ricco di chiese ed edifici di interesse storico, tra cui il Castello Chiaramonte e il Duomo normanno, che non possono assolutamente mancare nella lista di luoghi da visitare. Castelvetro di Modena è un meraviglioso borgo medievale, caratterizzato da stradine in pietra ed edifici storici dove il tempo sembra essersi fermato. Tra testimonianze etrusche e romane che si mescolano nelle sue strade, il suo imponente castello e le antiche mura narrano storie di conquiste e resistenza. Piazza Roma, con la sua pavimentazione a scacchiera, è il cuore pulsante del borgo, dove storia e tradizione si fondono in una vivace atmosfera. La torre dell'orologio domina la piazza ed è il vero simbolo di Castelvetro. Un tempo era dotata di una campana con la funzione di convocare la popolazione in piazza. Infine una suggestiva meridiana segnala ancora oggi lo scorrere del tempo. Anche chiamata la perla del Tirreno, il borgo di Maratea non è famoso solo per le splendide spiagge che offre. Incastonato nella magnifica baia di Policastro, il borgo è un incanto per gli occhi. Caratterizzato da un centro storico meraviglioso, quest'ultimo è immerso in un vero e proprio labirinto di stradine lastricate, dove le case colorate si alternano a sontuosi edifici settecenteschi. Questi ultimi, ornati di logge, portali e simboli incisi sui balconi, danno proprio l'impressione di essere catapultati in una fiaba. Sulla cima del Monte San Biagio, la statua del Cristo Redentore veglia sul borgo, offrendo una vista mozzafiato che abbraccia l'intera baia.
Leporano è situato sul versante ionico della Puglia. Il suo cuore pulsante è il centro storico, dove tra strette vie e punti panoramici si erge il castello Muscettola. L'antica fortezza conserva una ricchezza di elementi che ricordano le sue antiche origini di fortezza difensiva. Inoltre una visita la merita anche il Parco Archeologico Saturo, dove si possono ammirare le rovine di un'antica villa romana e di una torre aragonese. Infine, seguendo il sentiero che dal borgo scende fino alla costa, ci si trova davanti a spiagge e calette meravigliose come la baia di Lido Gandoli. Montesano sulla Marcellana è caratterizzato da stradine lastricate, chiese e torri di avvistamento. È immerso in un paesaggio naturale che offre panorami mozzafiato. Il simbolo del borgo è la meravigliosa chiesa di Sant'Anna, costruita in stile gotico, le cui guglie sembrano toccare il cielo. Questa chiesa si erge sulla piazza principale della città e dispone di 2 campanili, uno dotato di meridiana e l'altro di un imponente orologio, che da tempo scandisce il ritmo della vita comunitaria. Trovandosi in una posizione strategica, Montesano sulla Marcellana è ideale da visitare se si trascorre un weekend in Cilento. Situato tra le acque del fiume Liri, questo borgo è famoso per la spettacolare cascata che si trova direttamente nel centro storico. Il fiume si divide proprio nel cuore della città, creando 2 affascinanti cascate, la Cascata Grande e la Cascata del Valcatoio. Isola del Liri è riconosciuta come una delle 10 meraviglie naturali d'Italia. Oltre alla cascata, il borgo vanta numerosi edifici storici, tra cui il suggestivo Castello Boncompagni Viscogliosi e la Villa Lefebvre, che arricchiscono ulteriormente l'esperienza dei visitatori in cerca di storia e cultura. Caratterizzato da antiche case in pietra e strade acciottolate, il borgo di Grazia è dominato dalla maestosa Rocca Gonzaga, una fortezza medievale, che offre una vista panoramica sulla città e sui suoi dintorni. Grazia è anche conosciuta per la produzione di vino e olio, testimoniata dalle numerose cantine e frantoi presenti nella zona. Tra le attrazioni culturali più interessanti, spicca il Museo della Civiltà Contadina, che offre una panoramica sulla vita rurale del passato. Per chi lo desidera, si può anche visitare il santuario della Beata Maria Vergine delle Grazie,
in elegante stile gotico lombardo. Incastonato sulle colline che sovrastano la costa ionica catanzarese, Badolato è un luogo ricco di fascino in un contesto naturalistico. Caratterizzato da un labirinto di stradine strette e scalinate che si arrampicano sulle colline, Badolato offre viste panoramiche sul mare e sulla campagna circostante. Il centro storico è dominato dalla maestosa chiesa di San Nicola e dalla torre normanna, che testimoniano la lunga storia del borgo. Il borgo medievale conserva le caratteristiche di un tempo con stradine strette che si intersecano sulle case, slarghi panoramici e le sue 13 chiese. Adagiato sulla penisola granitica di Capo Bellavista, il borgo marinaro di Arbatax è caratterizzato da meravigliose viuzze in pietra nonché bellissimi edifici sacri, come la chiesa della Beata Vergine di Stella Maris. È conosciuto soprattutto per le bellissime rocce rosse, che emergono maestosamente dal mare, creando uno spettacolare contrasto cromatico con le acque verdi smeraldo, specialmente al tramonto. Si tratta di un incantevole borgo toscano, situato su un colle nel cuore della Valdera, in provincia di Pisa. Peccioli è di origine medievale e si sviluppa attorno a una rocca risalente all'epoca longobarda. Peccioli vanta un centro storico affascinante, arricchito da monumenti storici. Durante il Medioevo, il borgo crebbe d'importanza grazie alla sua posizione strategica. Oggi, Peccioli conserva molte testimonianze del suo passato, come antiche chiese, tra cui la chiesa di San Verano. E anche per oggi, il nostro viaggio è giunto al termine.
ma solo fino alla nostra prossima tappa assieme. Questi erano solo alcuni dei borghi che troverete in Italia, ma ovviamente ce ne sono molti altri che meritano di essere visitati. Se ne avete visitato già qualcuno, scrivetelo nei commenti dicendoci cosa ne pensate, oppure consigliateci altri borghi che per voi sono stati un ricordo memorabile. Mettete like se questo video vi è piaciuto ed iscrivetevi al nostro canale per conoscere la nostra prossima destinazione. Grazie per averci preso per mano ed aver viaggiato assieme a noi ancora una volta. Vi aspettiamo al prossimo video.